Ciao, siamo Paolo e Max, benvenuti nel nostro mondo di avventure. Oggi bella giornata, un po' nuvolosa ma comunque bello. Ventosa. Vento e temperaturina non male perché ci sono 3 gradi. Quindi partiamo per il nostro giro del Kilotoa, speranzosi che il tempo tenga. Il nostro sentiero prevede di fare tutto il giro, diciamo, dell'anello del cratere, ma volendo, come si può vedere qua sotto, c'è un piccolo sentiero che va giù fino ad arrivare alla base, laggiù in fondo, dove si accede direttamente al lago, e so che ci sono addirittura delle barchette che volendo si può affittare la barchetta per fare il giro del lago. Come sei bello, ma sì. Buen día. Tra un po' ci aspetta una bella salita ripida su per quel crinale e insomma nulla di che, se non fosse che essendo a 4.000 metri poi il fiato si fa sentire, anche se mi sembra che dopo tutte queste camminate che abbiamo fatto in quota ci stiamo un pochettino abituando con il fiato. Allora com'è? Si va bene, no? Bene, sì, non l'avrei detto. La salita è stata meno impegnativa del previsto. Anche se era bella ripida. Bella ripida, però evidentemente questi giorni che stiamo facendo camminate in altissima quota, evidentemente ci stiamo abituando, perché non pensavo assolutamente, ora ci siamo fermati un attimo perché dovevamo cambiare la batteria, ma comunque andiamo su molto bene. Monte Ujende. Ujende, 3.930 metri. Siamo nel punto più alto del cratere.
Fantastico. Madonna, che spettacolo. Pausa pranzo, mezzo panino a testa. Effetto drone, qua. Buen dia. Buen dia. Questo campo dietro di me è un campo di foglie di coca. Poco fa, mezz'oretta fa, abbiamo incontrato un contadino in cima a una vetta con una capanna lì con la moglie del bambino, ed era proprio una capanna, non per dire, e ci ha chiesto se volevamo del caffè e delle foglie di coca da masticare. Noi ovviamente gli abbiamo detto di no, però visto le salite che ci sono state poco dopo, forse non sarebbe stata una cattiva idea. Questo è l'espressione della distruzione di massa. La disperazione. La disperazione. Siamo andati troppo giù. E poi adesso dobbiamo la parte, risalire. e poi la parte finale è ripida. Dopo quante ore è che camminiamo? 7, 8? Circa. Aspetta. 6 ore e mezza. 6 ore e mezza. Di continui, salite, discese, salite E discesi. Gracias por todo. Sí, Suerte. bueno, Gracias, Manuel. sí, Hasta luego. hasta luego. Siamo arrivati a 10 minuti, un quarto d'ora dall'alberghetto dove siamo. Manuel ci ha accompagnato e gli abbiamo dato una Piccola mancia. cospicua mancia. Sa che sono genovese, io la sento più cospicua. Siamo arrivati in fondo a questo Qilotoa Loop e abbiamo finito il nostro giro intorno al cratere di questo vecchio vulcano. Ci è piaciuto molto. La cosa importante è che siamo stati anche fortunati che non ha piovuto, a parte qualche piccola goccerellina, ma niente di che. Sicuramente un giro che io consiglierei a chi passa da queste parti perché è molto suggestivo. Una considerazione sul percorso. Allora, le parti iniziali sia da un lato che dall'altro sono molto semplici. Poi
ad un certo punto ci sono parecchie parti esposte e alcune parti anche abbastanza ripide, quindi diciamo che chi è abituato a camminare, a fare trekking, assolutamente può fare questo giro senza problemi. Chi invece non è abituato, diciamo che è un pochettino difficoltoso, anche perché in alcuni punti bisogna salire e scendere tenendosi con le mani. Quindi guardate bene tutto il video, ricontrollatelo da capo in modo da vedere se effettivamente fa per voi. Ciao a tutti!